Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un dolce al cucchiaio, facile da preparare e perfetto per riciclare il panettone avanzato durante queste feste. Il dolce è composto da una crema morbida e avvolgente, quindi per dare contrasto a questa morbidezza bisogna far tostare il panettone o anche pandoro che vi è avanzato. Tagliatelo a pezzetti non troppo grandi con un coltello o anche semplicemente strappandolo con le mani e mettetelo su una teglia con un foglio di carta forno. Con il forno ventilato ci vorranno pochi minuti per seccarlo e se anche vi sembrerà ancora morbido una volta tolto dal forno, quando si sarà raffreddato vedrete che sarà diventato croccante e asciutto. La crema è essenzialmente una diplomatica semplificata che potete comunque arricchire con vaniglia o buccia di limone non trattato. Versate in un padellino i tuorli d'uovo, lo zucchero e l'amido di mais e lavoratelo con una frusta o un cucchiaio fino a ottenere una crema. Versate il latte e, sempre a fiamma spenta, mescolate fino a far sciogliere la crema assieme al latte, poi accendete la fiamma al minimo e continuate a mescolare. Ci vorranno 5-6 minuti a fiamma medio-bassa. Dopo un po' inizieranno a formarsi delle bollicine in superficie e poi, quasi di colpo, la crema diventerà pesante e solida e sarà dunque pronta. Versatela in una ciotolina per farla raffreddare qualche minuto, poi quando ha smesso di fumare dal calore trasferitela in frigorifero per abbassarne la temperatura più velocemente. Mentre la pasticcera si raffredda, montate la panna che servirà a renderla più ariosa e soffice. Io non aggiungo zucchero a velo perché per il mio gusto è già abbastanza presente in tutti gli altri ingredienti, ma se volete un paio di cucchiaiate potete aggiungerle. Lavorate con le fruste e fate montare la panna giusto per renderla spumosa ma non solida a neve ferma. La solidità la acquisterà una volta mescolata la pasticcera, altrimenti la crema diverrà troppo pesante. Togliete quindi la crema dal frigorifero, date qualche colpo di cucchiaio per farla tornare cremosa dopo essersi rappresa col freddo e versatela nella panna montata. Ora con la frusta lavorate energicamente per distribuire bene la pasticcera nella panna montata. L'ultima crema che ho pensato per questo dolce è veramente semplicissima da preparare, è una sorta di ganache a freddo fatta con panna e crema di nocciole tipo Nutella o qualsiasi altra marca che vi piace. Versate mezzo bicchiere di crema alla nocciola in una ciotola e mezzo bicchiere di panna. Iniziate a mescolare con un cucchiaio o una frusta e vedrete che la crema poco alla volta incorporerà la panna donandovi una crema vellutata e scivolosa perfetta per decorare il vostro dolce. Volendo potete renderla ancora più liquida raddoppiando la dose della panna. Avete quindi ora tutti gli ingredienti per montare il vostro dolce al cucchiaio. Iniziate a formare una base di crema alla nocciola sul fondo del bicchiere o della coppetta che avete a disposizione. Adagiateci sopra una prima manciata di pezzetti di panettone tostato e ricopriteli con un altro paio di cucchiaiate di crema alla nocciola. A seconda delle dimensioni della coppetta che state usando, valutate se formare o meno un secondo strato di panettone e nel caso ricoprite anch'esso con la crema alla nocciola. Chiudete infine con una generosa dose di crema e panna che ricoprono, avvolgendolo, tutto il panettone che è sul fondo. Per spezzare la monotonia del bianco e profumare al panettone la vostra crema, potete sbriciolarci sopra un pezzetto di panettone grattugiandolo all'interno di un colino a maglie fini. Tenete conto che questo dolce dovrebbe avere un riposo di almeno un'ora per poter inumidire il panettone secco con l'umidità delle creme e far sì che la cucchiaiata affondi in morbidezza. Se volete farlo al momento, potreste bagnare il panettone con acqua e rum o semplicemente con acqua e zucchero. Completate la decorazione con qualche strisciata in superficie di crema alla nocciola, poi come sempre buon divertimento, buon appetito e buon Natale a tutti e a giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!